E benvenuti in questo nuovo video. Come di consueto andiamo a rispondere ai vostri commenti che ci avete lasciato sotto il post partita di ieri. Venezia-Lazio terminata 0-0, una partita dove abbiamo detto grande prestazione, tutto bene alla fine a livello di gioco e tutto, però di fatto la classifica, complice i risultati nostri scorsi, cioè brutti, e poi un Parma che vince inaspettatamente a Bologna ci ha messo un po' nei casini ancora più seri di prima, non che prima stessimo bene, però comunque adesso è ancora peggio. Andiamo a rispondere ai vostri commenti, argomenti principali, devo dire, la fiducia ritrovata in Di Francesco sicuramente, in molti perché dopo la prestazione di ieri ci sta assolutamente, perché era chiaro anche prima della partita onestamente che non fosse lui il responsabile di tutto, e l'attacco che è sterile, continuiamo a dirlo dall'inizio anno, ma sempre quello rimane il problema. Andiamo subito ai commenti così rispondiamo subito. Iniziamo con il nostro abbonato Maurizio Marchesin, che ha scritto: la squadra non sarebbe malvagia se solo ci fosse stato un innesto di qualità per ciascun reparto. Alla società sta bene scendere in B e col mercato di gennaio ha cercato di scommesse estremamente azzardate. Sicuramente diciamo che abbiamo fatto un mercato che potevamo dal punto di vista economico, perché secondo me lì io non do troppe responsabilità a Antonelli, perché certo noi chiedevamo acquisti soprattutto di esperienza se possibile, Sì, giocatori di quel tipo lì, esperienza in Serie A intendevo, anche in là con l'età se si poteva, sì, dipende comunque ai giocatori, esatto, in generale ce ne sono. anche perché se arriva uno che ha esperienza in Serie A, però vabbè, ha un'età più alta rispetto a un giovane, comunque ha esperienza in Serie A, perché noi in questo momento avevamo bisogno di persone che potessero migliorare la squadra subito, non abbiamo tempo da perdere. Purtroppo non sono arrivati quasi tutti da campionati diversi, senza esperienza in Serie A, o comunque giocatori che in Serie A non giocavano da un po', stavano in panchina. Però non che io li reputi scarsi onestamente, cioè almeno non tutti, perché comunque per me comunque anche Perez a livello di qualità tecnica ne porta secondo me, poi avrà dei limiti dal punto di vista di altro tipo, però dal punto di vista tecnico secondo me è un giocatore importante in mezzo al campo, tra inserimenti, comunque quello che ti può dare anche offensivamente, perché uno che avevo fatto anche l'analisi si inserisce tantissimo a livello offensivo, infatti Sì. arriva anche tante volte al tiro, comunque nei pressi dell'area avversaria. E sì, di fatto comunque siamo andati a prendere tante scommesse, tanti giovani, l'hai detto anche tu, insomma, scommesse azzardate, perché quello puoi fare secondo me, non è tanto sì, è una scelta di Antonelli, ma è una scelta quasi obbligata, perché i soldi sono quelli che sono e diciamo cogli la palla al balzo per fare acquisti di un certo tipo, secondo me. Di dire faccio acquisti futuribili, che comunque sono giocatori che poi dipende, cioè come vanno le cose comunque hanno un valore, piuttosto che prendere giocatori di esperienza che ti vale quell'anno lì, quell'anno dopo, ma poi è poco rivendibile. Quindi Sì, secondo me in ottica economica. sì, comunque abbiamo rifatto praticamente tutta la squadra, è completamente diversa rispetto all'anno scorso, sono solo 3 i giocatori che sono rimasti, quindi comunque No, hanno voluto rifare una squadra cercando di adattarla a Di Francesco, più o meno. sì, beh, anche da gennaio comunque tutti quelli che abbiamo preso, cioè Candé, Marcandalli, Quique Perez, Zerbin, giocano tutti, eh, Vila, io Maric. spero, esatto, spero che siano stati comunque scelti con l'allenatore, quello che mi auguro, ma l'abbiamo sempre Mm, detto, perché almeno dai caratteristiche che servono a lui, perché così almeno si ha un po' di, come dire, modo di dire, non è proprio la squadra che, non che mi meriterei, però che vorrei, ecco, perché le caratteristiche, la qualità media non è eccelsa sicuramente, però con le risorse economiche che abbiamo al momento, per me questo potevi fare. Capisco la scelta di Antonelli, ma solo perché le finanze sono limitate. Andiamo a parlare di attacco, perché praticamente devo dire la maggior parte, la stragrande maggior parte dei commenti parliamo tutti di attacco, cioè grande prestazione ieri, ma non segniamo mai. Come scrive ad esempio Luca DR che dice avessimo avuto un ottimo attaccante avremmo vinto 4-0. È un po' esagerata, però cioè, le occasioni le abbiamo avute ieri. È tra Maric che di testa la mette fuori e quello che calcia Oristanio che calcia fuori in porta, stagno. però Che la quello era un para. bel tiro, però è stato bravo Mandas lì. Sì. Comunque le occasioni le create, sul finale lasciamo Mm. stare.
vabbè, andiamo a leggere quello che scrive Luca Busato. Buona prestazione e grinta da parte di gran parte della rosa. Io sarei curioso di capire come viene curata in allenamento la fase offensiva, però sembra non sappiano proprio quale sia la cosa giusta o il movimento giusto da fare. Io credo che Fila e Maric non siano meglio neanche di Novakovic e che un Pierini e uno Jonsen siano più utili di Oristanio, ma questi abbiamo e bisogna continuare a sperare e lottare, anche fosse solo per preparare la prossima B. La voce sull'esonero di Di Francesco è talmente folle ora da essere in linea con le consuete decisioni assurde alle quali la società ci ha ormai abituato. Sempre Forza Unione. E continuiamo anche con 7 ode. Di Francesco è come un pugile al quale hanno, la società in questo caso, che gli ha distrutto l'attacco, spezzato le mani. La squadra è in offensiva perché non abbiamo un giocatore che segna. Gli hanno tolto anche Poyampalo, ci dobbiamo accontentare del buon Maric che forse non vale neanche la Serie B. Fila come se non esistesse. Al suo posto mi dimetterei per protesta verso il mercato di gennaio, senza segnare non si vince. L'unica speranza sono solo le palle inattive dove ogni tanto segniamo, ma non sarebbe meglio di Itker titolare fisso a sto punto? Bella domanda sicuramente, però abbiamo messo tante carne sul fuoco, ho voluto mettere insieme i commenti perché comunque dite la stessa cosa Sì, giustamente, ieri non si può non parlare di attacco perché di fatto il problema è stato lì, quindi una fase offensiva che segna poco, sterile, come volete chiamarla voi. Sicuramente c'è un problema, ma in realtà l'ha tirato fuori Di Francesco anche settimana scorsa contro il Genoa, perché anche lì comunque sì, ok, te l'hai rigiocata e tutto, ma anche lì 0 gol, come ieri d'altronde, mh. e aveva detto cose abbastanza, diciamo, che lì per lì non mi sono neanche piaciute. Infatti Di Francesco nel post partita di Genoa-Venezia ha detto: "Quello che chiedo è un pizzico di più fantasia e creatività, altrimenti diventa difficile uscirne. Dobbiamo anche imparare a essere più concreti negli ultimi 25 metri", e ha aggiunto: "Abbiamo calciatori bravi nell'1 contro 1 e il calcio è fatto anche di questo. Chi ha certe qualità deve saperle sfruttare al massimo". Sì, quindi sempre questo discorso fantasia, creatività che mancano in attacco, no? Questa presunta fantasia e creatività. Per carità, è sicuramente un aspetto, perché comunque si segna anche così, con la qualità del singolo, con Oristanio che ti inventa qualcosa, con altri giocatori che si inseriscono. Sì, è fondamentale avere comunque dei giocatori che al momento giusto si inventano la cosa giusta, Per carità, però non devi basare tutto l'attacco, tutto quanto su quello che si improvvisano gli attaccanti in quel momento, perché devi avere comunque una base di tattica, probabilmente gliela dà, però non possiamo saperlo perché in allenamento, come diceva prima nel commento, non siamo in allenamento, non possiamo saperlo. Però da quello che sembra da queste parole, sembra che lui voglia chiedere più fantasia e creatività perché non riesce a dare una base tattica, non so. ma secondo me in realtà magari è il suo modo di allenare, nel senso, porto la squadra fino lì a livello tattico, fino appunto agli ultimi 20 metri, e poi c'è la difesa e quindi è difficile da scavalcare tutto. E lì, intende, serve più fantasia, creatività. Vi porto fino a qui, poi da lì in poi dovreste un po' arrangiarvi perché non posso dirvi tutto io, non so, Sì, io l'ho interpretata così. Ehm, o magari semplicemente anche un modo, e questo magari rientriamo un po' nei ranghi, di dire serve più qualità nell'ultimo passaggio. sì, quello l'ha Secondo detto. me è questo che vuole far trasparire al dispetto di tutto. Sì, Non può dire, cioè, può dirlo tranquillamente perché non è che stai offendendo nessuno, no. però questo è un fatto, anche ieri si è visto. Sì, sì, ma secondo me quando ha detto: "Chi ha certe qualità deve saperle sfruttare al massimo", secondo me era Ah, proprio un messaggio indirizzato a Ristagno principalmente, perché lui ha tante anche qualità Zerbino secondo me. anche esatto, che, verso l'inizio, un po' dopo le prime giornate, ha fatto vedere Mh. molta qualità. Ora sta cominciando un po' a calare, quindi magari cerca di spronarlo in questo modo, non Sì, so. diciamo che, dà sempre qualcosa, però non dà tanto quanto dava nella seconda parte del, girone d'andata. Perché lì lo vedo veramente esplosivo, un giocatore che anche davanti a magari prestazioni Sì, nostre non eccellenti, lui lo vedevi come il migliore in campo, quello che trascinava tutti. Adesso, non so se per motivazioni o altro, sì, fa bene, però fa anche tante cose sbagliate secondo me, è un po' troppo egoista. Ieri meno devo dire, contro il mh, Genoa potevo dirlo tranquillamente di più, ieri meno sì. sicuramente. Però sì, diciamo che secondo me andiamo sempre a parare su quello.
cioè, ad esempio quello che scriveva su Fila e Maric in confronto con Novakovic, è un Ristagno che li ha confrontato con Perin e Jonsen. Diciamo che, vabbè, un Ristagno dovrebbe un po' imparare cioè dovrebbe tipo Jonsenizzarsi, Mm. nel senso a livello di assist soprattutto, almeno dal mio punto di vista. A livello di dribbling, cioè ragazzo comunque, ne fa meno di prima, dribbling No, riusciti ne riesce, intendo, esatto. però Ci prova sempre a fare comunque qualche dribbling, ultimamente non gliene riesce uno. e anche a livello di gol, perché io non so in quanti gol, a parte Sì, il fatto che eravamo in B, a però parte che c'era Vanoli anche, era un altro sì, modo di giocare. questo sì, però quanti gol portava comunque Jonsen? Cioè, Oristano a livello di gol per me segna troppo poco, Sì, mi sembra che abbia fatto 2 gol, penso, che son pochissimi, per quello che potrebbe dare per questa Certo, squadra. Comunque, il confronto tra Fila, Maric e Novakovic, per dire, guarda, quello è un po'. O forse infatti, siamo, cioè allora con un Maric ci posso anche stare, magari quello livello, può essere. anche se ieri comunque per me ha dato quello che poteva. Sì, no, non ha fatto troppo male ieri, dai. Sono paragoni un po' azzardati, però non così assurdi, ecco. Con Fila vediamo, Eh, perché deve adattarsi, cioè sì, dobbiamo no, un attimo dargli un attimo di tempo. Siamo noi che abbiamo fretta, purtroppo, e non possiamo, non potremmo, però in realtà dovresti dargli il mh, tempo di adattarsi al campionato e tutto. È una scelta nostra di aver preso lui e non un altro più pronto, quindi è giusto non addossargli tutte le colpe, secondo me, in questo momento, di non essere pronto. Ma tanto, devo dire, che comunque, con Poyampalo, ad esempio, non è che lì potevi dire, sì, sì, certo è stata una cessione importante, però cioè, non è che con Di Francesco abbia fatto eh, tutte queste gran prestazioni, possiamo dire quanto si esatto. stava bene con Poyampalo, almeno per questa stagione. Anche lui non toccava più palla, quindi sono prestazioni molto simili. Esatto, non è che noi adesso stiamo facendo male perché è andato via Poyampalo, è rimasto tutto uguale più o meno. In attacco forse c'è stato un piccolo miglioramento secondo me, anzi ieri, vabbè, contro la Lazio, contro le squadre un po' più così forti, abbiamo sempre avuto un buon attacco, dai. Però comunque Non si segna. non si segna, esatto. Sì, Cioè il ma problema è rimasto lo stesso. tu intendi a No, livello di manovra magari, cioè che in fase di sviluppo sicuramente aiutano di più, però poi quando è il momento di finalizzare, poco. Certamente che sul mercato magari di gennaio potevi prendere un altro attaccante, cioè di quanti nomi abbiamo parlato, sì, cioè da tanti. gennaio c'era in ballo, Belotti, sì, Melotti, sul finale Balotelli, Balotelli, Shomurodov. sì che alla fine non è arrivato, Vabbè. era tutta gente che comunque aveva esperienza in Serie A. Poi possiamo avere la nostra opinione sulla qualità singola del giocatore, dire mi piace lui, non mi piace, però comunque non potevi dire che non avevano esperienza. C'era parlato di Yaremchuk e Ben Yedder da negli ultimi giorni, nella scorsa settimana, praticamente era che si allenava e di fatto è stato valutato, non so per che motivi, cioè posso immaginarli, però comunque non pronto, non si è voluto comunque tesserarlo. E quindi, cioè tu le tue possibilità per fare un acquisto più di esperienza ce l'hai avuto, in qualche modo non l'hai fatto, o perché non sei riuscito, o perché non hai voluto, o dal punto di vista economico, non te lo potevi permettere, ed è sicuramente un fattore da considerare. E a sì, questo punto hai questi, cioè infatti. io non parlerei più tanto di mercato perché capisco la frustrazione di dire, cazzo, cioè se ieri avevamo qualcuno più, di più pronto davanti alla porta, così magari una palla di quelle lì te la buttava pure dentro. Sì, Non è però successo, cosa devo dirvi? comunque è stata smantellata tutta la squadra, eh. Cioè, noi siamo arrivati in Serie A con una bella squadra, molto forte, con un ottimo allenatore che riusciva a valorizzare la squadra nel modo migliore possibile. Sei arrivato in Serie A, hai scelto di prendere Di Francesco, che è un altro modo di giocare, e quindi sei arrivato a veramente smantellare tutta la squadra, non far più giocare quelli dell'anno scorso. Ormai chi è che gioca dell'anno scorso? Izes, Sì, Busio ci e mancherebbe Zampano. Izes, è fenomenale. Sono Sì. rimasti in tre che, Cioè, giocherebbe Sverko, ma è sì, infortunato, comunque si esatto. deve riprendere. E poi sì, effettivamente quelli. Ormai Hai rovinato la squadra, infatti Gitker è la terza scelta ormai, ma
se potesse di Francesco non Li lo farebbe epurati, neanche già li giocare. epurati praticamente. No, su Gitger effettivamente completamente scomparso, cioè si parlava del fatto che anche a gennaio potesse partire tranquillamente. Per qualche motivo non è partito, non si è trovato l'accordo, si parlava di Cremonese, quindi comunque alta Serie B, eppure cioè adesso te lo ritrovi lì. Per me però non è un attaccante da considerare, oddio, cosa ce ne faccio di Git. Infatti. Dipende come giochi, però ritorniamo lì. Di Francesco gioca a una punta, avrebbe anche 3 scelte, potrebbe far tranquillamente giocare 2 punte se volesse, ma non è Di Francesco, quindi per me gli si chiede una cosa che non vuol fare. Quindi anche ieri, per dire, a un certo punto io ti ho detto: "Dai che adesso giocano, Fila Mh, mette Fila e Maric Maric. insieme." E Sì. invece no, il cambio era Fila per Maric. No, lui proprio la doppia punta, non so, la odia. Ah, Non no, l'ha mai cioè fatto. intendo proprio la doppia punta vera, no, che Sì, son 2 punte di razza vere e le fai giocare insieme. Sul finale ovviamente magari, almeno quello, non che piace. E non riesci quindi a vederlo proprio. non ce la fa. Non ce la fa, non lo ritiene adatto, non so, a livello di equilibrio, non ho idea. E quindi fondamentalmente le abbiam viste poco. Mh, Figurati vederle al primo minuto. Per me sarebbe anche una soluzione, almeno in certi momenti, o tipo ieri sul finale che stavamo spingendo, davi anche un segnale alla squadra importante, secondo me, se dicevi, cioè, guarda che ti sto mandando in campo un'altra punta e giocate tutti e due. Cioè, anche la Lazio, cioè, chi mai se la sarebbe aspettato prima della partita. E a livello di emotivo di squadra, per me davi un bel segnale a tutta la squadra, dire spingete, spingete mh, che oggi vinciamo, ce la possiamo fare. Boh, invece hai fatto cambio ruolo per ruolo, no? esatto. Vabbè, però comunque non riesco a incolpare lui, è fatto così, però io a volte azzarderei un po' di più, soprattutto in certi momenti, perché ieri ce lo meritavamo di vincere, anche lui era frustrato, ma dopo ne riparleremo di Sì, questo, andremo a leggere quello che ha detto nel post partita. Andiamo a parlare di classifica perché voi, molti avete sottolineato il fatto che la classifica si fa pesante a questo punto perché a dispetto di una grande prestazione la classifica è peggiorata. Come scrive Lucio Vettore, guardate, avevo commentato altrove scrivendo ennesima buona prestazione coronata a 0 punti, ne è venuto uno invece, ma equivale al nulla a livello di classifica. Purtroppo non si segna nemmeno con le mani e se la dirigenza ci avesse veramente creduto inserendo una punta seria, forse parleremmo di altro. Sarà la classica retrocessione a testa alta, ma era consolazione. E continua. Mario Santini, -6, salvezza ancora più complicata. Nulla si può rimproverare a Venezia, ce l'ha messa tutta, manca qualità per vincere e non abbiamo nemmeno un pizzico di fortuna. Questo è vero, questo è vero. Sulla fortuna effettivamente ieri alla fine meritavi, lo stesso Di Francesco l'ha Sì, sottolineato, che anche con rabbia l'ha sottolineato, su quello è vero. A livello di classifica comunque la situazione adesso sì, è peggio di prima perché perché siamo sempre penultimi, quello lo rimaniamo. Forse però dobbiamo aspettare che domani gioca il Monza contro la Roma, che potrebbe raggiungerci a ma spero 17 di no, punti. Dio. Il calcio non si sa mai. E quindi rimane sopra di noi l'Empoli con 21 punti che deve ancora giocare. Però la salvezza comunque rimane a -6. Quello Empoli con sì, l'Atalanta però. l'Empoli è Atalanta, sì. Quindi Vabbè. vabbè. Però effettivamente anche lì l'Atalanta attenzione perché è un periodo un po' complicato, Sì, appena uscita dalla Champions, quindi potrebbe sentire il colpo, potrebbe definitivamente concentrarsi sul campionato, quindi magari fa una buona prestazione contro l'Empoli, spero, perché se mm, no, cioè, se fa anche un pareggio ancora, cioè, veramente un mezzo disastro. E dopo la sì. partita di ieri non mi sento adesso di essere distrutto, afflitto, ma dovremmo esserlo in realtà. Non lo siamo perché ieri non abbiamo fatto una brutta prestazione. Infatti, volevo dire questo, che in difesa ieri se ci fosse stato una persona che avesse fatto un errore grave, avremmo anche subito un gol, invece non c'è stata questa cosa. È finita 0-0. Forse è la prima partita che finisce 0-0 probabilmente. Perché Una delle poche. è una delle poche partite dove la difesa perfetta, Sì, perfetta. pulita. E quindi sì, Ehm, sì, sì, no, è giusto dirlo per una volta che la difesa ha difeso sì, che non bene hanno come fatto deve. errori assurdi. Sì, anche Marcandali ha fatto bene che è uscito, secondo me, Sì, nel secondo tempo. E poi è entrato Scintiane che è entrato anche lui bello convinto, ecco, andava sempre sull'anticipo, andava a prendere a uomo il giocatore della Lazio, soprattutto Zaccagni, da braccetto, quindi
cioè veramente tutti bene ieri, e per quello capisco poi la rabbia di Francesco, perché di fronte a una prestazione così la vittoria la meritava. Mh. Purtroppo la classifica è quella lì che vediamo tutti e che è brutta da vedere, Mh. però dopo leggiamo quello che dice Di Francesco e così capiamo tutti meglio e capiamo anche quello che è il pensiero dell'allenatore sulla situazione, anche di classifica. Stella ha scritto: "Fiducia a mister Di Francesco, la sua esperienza potrà tirarci fuori da questo pantano. Forza Unione, bisogna crederci fino all'ultima giornata". E Maurizio Zane che fa un lungo commento scrivendo: il Venezia ha fatto quasi sempre ottime prestazioni e secondo me l'allenatore ha tanti meriti. Purtroppo il materiale umano ha pochissima qualità, quindi produce poche occasioni da gol e quando le produce se le mangia. Aggiungici tanti errori individuali e anche un po' di sfortuna. Con il Lecce, per esempio, grandi prestazioni, 3 occasioni da gol, nitide, e prendi gol alla loro unica occasione prendendo uno sconto diretto. Con la Roma potevi andare 2-0 e chiuderla, invece la perdi per 2 episodi sfortunati. Con il Parma, Zampano all'occasione del sorpasso la sbaglia, contropiede e gol. Juve, rigore dubbio all'ultima occasione. Verona, errore nell'andata, contropiede nato da Busio che colpisce Oristagno in ritorno. Rigore regalato da Candela, il fuorigioco millimetrico contro il Como. Se andavano bene anche solo la metà di questi episodi, ora avremmo 6 punti in più e i nostri rivali 3-4 punti in meno. Un'altra classifica. Io sono fiero della mia squadra comunque e mi auguro che se sarà Serie B si continui con Eusebio. Quindi anche qua vedi, i commenti della scorsa settimana erano magari un po' più così, ma anche in generale, semplicemente visto il risultato, tanti vanno a dire la prima roba che dice è via l'allenatore, no? Mh. Perché è una reazione emotiva, di pancia, ma per forza, è sempre così, è sempre il primo a pagare. Dopo la prestazione di ieri, onestamente io, anche per quanto riguarda la squadra, a me sembra che sia con lui. Cioè, è stato molto chiaro Sì, il no, segnale. quello l'hanno sempre detto anche in conferenza stampa, all'Unione, che conta il fatto del gruppo di stare uniti. Quindi quello c'è e nessuno l'ha messo in dubbio. Forse volevano esonerarlo in teoria per i punti che non arrivano, non tanto che la squadra non lo segue, ma che proprio non c'è feeling tra la squadra o non riescono a mettere in campo quello, cioè non riescono a mettere in pratica quello che chiede Di Francesco. Però l'hanno messo, dai, cioè almeno ieri. Hai messo bene tutto, tranne la... Cioè, ti manca sempre la finalizzazione, però Ma tutto il resto per quello me è fatto sì, bene. Cioè, non riesco a dirgli robe ieri, onestamente, da quel punto di vista. Poi sulla sì. finalizzazione è qualcosa da aggiustare sicuramente, anche per Di Francesco, perché ok, come parlavamo prima, fantasia e creatività, però Mh, devi metterci anche tu, dargli più esatto. indicazioni ancora tu. Sicuramente, c'è qualcosa da aggiustare a Sì, livello offensivo. anche lui ha detto che bisogna lavorare tanto dal punto di vista psicologico, l'ha detto nel post partita, ma dopo lo andiamo a leggere. Sì, a livello di qualità ovviamente anche per compensare questa qualità che magari non è eccelsa, devi metterci più tu. Lo so che ti chiedo tanto, però hai accettato l'incarico e ti Mh, prendi la responsabilità dell'incarico, insomma, sì, devi compensare tu quella qualità che manca in attacco, anche in questo momento, come sottolineate molti, dove i giocatori tutti da valutare, soprattutto magari Fila, e quindi deve compensare lui con la sua qualità nelle idee, perché di fatto per questo è celebre e famoso, quindi deve farlo. Quindi sì, si chiudono praticamente le voci che parlavano di un possibile esonero prima della partita. Per me, da qua alla fine della stagione, cioè, valutiamolo alla fine, perché adesso non ha più senso parlare di in corsa. Hai visto che comunque la squadra è con lui, siamo tutti nella stessa barca, lui da quello che può migliorare, certo, però ha a che fare comunque con una squadra che non è perfetta. mh, Quindi remeremo fino alla fine tutti insieme, secondo me. Ed è giusto remare da quel punto di vista, allenatore, non pensiamoci più, almeno fino a fine stagione, anche perché non è, cioè, si è molto adattato. E dall'altro punto di vista parliamo di quello che ha detto nel post partita, perché è lui stesso il primo a essere arrabbiato tanto quanto noi mh. per i risultati che non arrivano o arrivano parzialmente, perché di fatto ieri è un pareggio. Infatti ha detto: "C'è un'ingiustizia contro di noi sotto tanti punti di vista. Sono incazzatissimo per non aver vinto". Meritavamo di vincerla, abbiamo fatto di tutto per farcela. La delusione più grande è la mia, la rabbia è tanta. Poi ha continuato: "Il Venezia non merita questa classifica. Nel calcio a volte ci deve essere una giustizia". Bello questo concetto. Non so che giustizia possa Divina, intendere. divina, divina. Forse non siamo abbastanza determinati
per andare a fare gol, ma a livello tattico e di prestazione generale, cosa si può dire? Una prova del genere di una squadra che ha 16 punti contro la Lazio, il campo ha detto tutto. Sì, cioè abbiamo preso dei pezzi comunque delle parole in quel post partita di ieri. È il primo a essere frustrato da questa situazione, anche perché veramente c'è quel pizzico di sfortuna che colpisce noi, ma colpisce anche lui, devo dire, perché anche l'anno scorso a Frosinone Sì, si è parlato infatti, tanto, bel gioco, eh, ottimi risultati all'inizio, retrocesso. poi un disastro, perché cioè, molti dicevano l'anno scorso è il più sfortunato perché comunque ha giocato sempre bene, ma non gli è mai andata, cioè non è mai arrivato col pizzico di fortuna. E di Sì, solito si dice che la fortuna aiuta gli audaci, no? eh. Eppure, cioè, lui è audace, così almeno No, sembra. vabbè, la fortuna comunque in sé non esiste, quindi non è quello il punto. Lui, non so, non ha abbastanza esperienza da poter riuscire a fare qualcosa. Ma c'è quel pizzico di I sfortuna, dati. quel pizzico di sfortuna invece c'è, perché contraddistingue la nostra stagione invece e anche un po' la sua carriera negli ultimi anni, secondo me. Soprattutto l'anno scorso parlo, perché Sì, comunque quella che mi ricorda un po' di più. Ma anche quest'anno, dai, cioè, onestamente siamo stati costellati da tocchi, cioè, o fa il casino uno, e quello vabbè, è l'errore del singolo, però può anche andarti bene una volta, cioè invece quasi il 99% ci è andata male, quando poteva andare in un altro modo, e l'1% ci è andata di fortuna, ma 99 contro 1, secondo me, questo è il dato sulla fortuna che abbiamo questa stagione. probabile. Comunque lui si sa che c'è rimasto, cioè ci rimane male per queste sconfitte o per questa stagione, perché ha anche detto nelle prepartita Mm. contro la Lazio ci serve il risultato, devo aiutare i calciatori, non dormo per questo Venezia. Ha detto. E direi che con questa Eh, possiamo anche chiudere perché dice tutto sì, comunque, cioè, per carità, l'impegno lo vedi che c'è. È comunque un allenatore che secondo me fa di tutto per fare bene il suo lavoro, infatti da questo punto di vista non gli si arriva a dire niente. Però purtroppo quando i risultati non arrivano è normale che circolino voci, che la società almeno pensi di fare un cambio. Poi non so se il cambio sarebbe arrivato davvero, perché magari era solo una buttata o comunque non era vero fino in fondo o non c'era la volontà fino in fondo, era solo per dare una sorta di scossa all'ambiente. Questo può può essere, essere. però di fatto comunque per me di questo non arriverò a parlare più tanto perché comunque ormai non manca tantissimo, lottiamo tutti insieme fino alla fine. Tanto, e poi alla fine della stagione si valuterà ovviamente. Non sono del partito di dire anche in Serie B, vediamo, cioè, vediamo come finirà questa stagione, vediamo se vorrà venire con noi in Serie B. Infatti, perché come abbiamo visto l'anno scorso, non ha seguito il Frosinone, ha appena avuto la proposta da una squadra di Serie A, è rimasto comunque in Serie A. Quindi se dovesse ricevere una proposta da un'altra squadra di Serie A il prossimo anno, secondo me non esita un attimo e accetta. Però invece per me non dovrebbe, per me stavolta non dovrebbe fare quello che ho fatto l'anno scorso, dire mi confronto con la Serie B perché a questo punto è giusto, è un percorso che devo fare, devo ripartire da qualcosa, Mm, non sempre prendere la squadra che arriva in Serie A così. Vabbè che le prossime che arriveranno secondo me saranno forse messe meglio di noi, però per me sarebbe giusto dal punto di vista divino, come chiede lui, giustizia divina, almeno quello che ho capito io, è giusto che ti viene a fare un percorso così, visto che il 99% sarà così, vista la classifica che abbiamo, è giusto che venisse in Serie B con noi. Se la volontà della società sarà quella, però mi sembra di sì. E nulla, direi di chiudere, se no ci dilunghiamo troppo. Spero vi sia piaciuto questo video, grazie per aver visto il video fino a qui, vi invitiamo a mettere like, a iscrivervi, che manca pochissimo ai 1000 iscritti, quindi già grazie in anticipo per questo traguardo pazzesco, non me lo mm. sarei mai aspettato. Vi invitiamo a commentare, a dire la vostra, scrivete pure qua sotto il vostro pensiero su quel che abbiamo detto, potete anche smentire, dire che non siete d'accordo, scrivetelo pure qua sotto. Attivate la campanella per non perdervi nessun video. Se volete potete anche abbonarvi per sostenerci, che non costa troppo, 1,99 non è niente, quindi sosteneteci. Ci aiuta davvero tanto. È sempre Forza Venezia. È sempre Forza Unione. Dai.